Cosa fare del busto di anatra a cui ho levato il petto per preparare appunto il petto d'anatra? Un bel ragù con cui condire tortelli di patate e tagliatelle è proprio l'ideale. Questa è l'anatra che ho utilizzato per preparare il petto d'anatra. Naturalmente mancano i due petti, ma il resto dell'anatra è sostanzialmente intatto. La giro e la prima cosa che faccio è levare questo filo che tiene legati gli arti. Poi mi armo con un coltello sottile di un trinciapollo e faccio letteralmente a pezzi il busto d'anatra. Per prima cosa levo le due cosce, la prima e la seconda coscia. Poi stacco le ali, ecco, in questa maniera. A questo punto è rimasto solo il torso. Devo aprirlo seguendo la linea dello sterno. Lo faccio con il trinciapollo e usando anche il coltello. Adesso posso ripulire eventuali interiori ancora presenti e levo l'eccesso di grasso dall'interno. E stacco anche questi puntini gialli dalla coda. So che vanno levati anche se non mi è chiaro il perché, nel dubbio comunque io li levo. Finisco di tagliare l'anatra in due lungo la spina dorsale, di nuovo utilizzando sia il coltello che il trinciapollo per tagliare le ossa. È un lavoro duro, ma alla fine ce la facciamo. Ecco, ho diviso l'anatra in due parti. Levo l'eccesso di pelle e poi divido ciascuna metà in 2 o 3 pezzi. Ecco, questo è quello che è rimasto della nostra anatra. Metto in una casseruola dell'olio, aggiungo l'anatra in pezzi, do una bella girata con il mestolo e poi metto il coperchio, che serve più che altro a evitare che schizzi dappertutto. Ecco, come vediamo, dopo un po' di tempo, diciamo una mezz'ora, i pezzi dell'anatra sono cotti ed hanno rilasciato una quantità di liquidi e grassi veramente incredibile. Adesso mi occupo degli odori, che sono i classici carote, cipolla e sedano. Pulisco la carota e poi la cipolla. Poi faccio a pezzetti carota, sedano e cipolla. Infine, utilizzando la mezzaluna, trito in maniera abbastanza sottile. Evito di utilizzare il tritatutto perché farebbe dei pezzi anche troppo piccoli. Trasferisco i pezzi dell'anatra su un piatto, levo dalla casseruola buona parte del fondo di cottura, ma lo tengo da parte in una ciotolina. Rimetto la casseruola sul fuoco e quando il fondo di cottura è caldo metto a soffriggere il trito di odori. Mentre gli odori soffriggono e si insaporiscono, devo fare un'operazione per cui serve un po' di pazienza. Prendo i pezzi d'anatra ad uno e con un coltellino alla liscia cerco di staccare tutta la carne ed elimino tutta la pelle che è possibile staccare facilmente. È bene che la pelle non finisca nel ragù. Quello che ricavo lo metto da parte in una ciotolina. È un'operazione lunga e serve un po' di pazienza per recuperare ogni singolo pezzetto di carne e alla fine scopriremo che della nostra anatra non è rimasto poi così grande cosa. Porto i pezzi di carne sul tagliere e con il coltello li taglio più piccoli in maniera uniforme, più o meno della stessa dimensione a cui ho tagliato gli odori con la mezzaluna. Aggiungo la carne nella casseruola, metto anche 2 cucchiaiate di polpa di pomodoro, non di più, aggiungo mezzo bicchiere di acqua e un paio di cucchiaiate del fondo di cottura che avevo messo da parte. Faccio andare la cottura per non più di mezz'ora. Se necessario riaggiungo un po' del fondo di cottura. Questo ragù non ha bisogno di altre cotture prolungate. In realtà a questo punto gli ingredienti sono tutti già cotti. Quando il sugo è legato e ha la consistenza più o meno come questa che si vede, abbastanza lenta, bene, il ragù è pronto. A questo punto possiamo utilizzarlo per condire delle tagliatelle all'uovo, ma qui in Toscana ci piace soprattutto su dei tortelli di patate come questi, un piatto veramente strepitoso. Se questa ricetta ti è piaciuta, clicca mi piace e non dimenticarti di iscriverti al mio canale cliccando qui. Attivando la campanella riceverai le notifiche dei prossimi video. Grazie per la visione e alla prossima!